Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o Venere in cancro. Vediamo qual è il messaggio adesso che ti deve arrivare per una situazione che stai vivendo, per qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento. Sono video senza tempo. Quando ti deve arrivare ti arriva questo messaggio. Ok? Andiamo a vedere cosa ti vogliono dire gli spiriti attraverso questo messaggio. Partiamo dagli oracoli. Un viaggio, uno spostamento, o sei in viaggio o ti si sta per presentare un viaggio o uno spostamento, è uno spostamento di coscienza anche, quando ti sposti è sempre sposto la mia coscienza da un'altra parte, guidata dalle mie emozioni, oltre che essere un vero e proprio magari viaggio fisico, ti si sta per presentare probabilmente. L'imperatrice, è possibile che ci sarà un viaggio che porterà molti frutti. L'imperatrice mi parla di sviluppo, di realizzazione di obiettivi. Ancora. Star, wow, la stella. Sei guidata dalla tua, o guidato dalla tua buona stella, che è il tuo spirito guida, l'amante mistico. La stella mi parla come una star, può essere anche un successo pubblico, la realizzazione di un sogno, la realizzazione di un obiettivo. Sì, la resilienza. Mi dicono che sei molto forte, sei stata molto forte, cioè la realizzazione di un obiettivo, lo sviluppo di qualcosa, di un sogno. E, per molti di voi è come essere ammirato, ammirato per la tua forza anche, ammirato, ammirato per la tua forza. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Mettiamoci questi. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro, cosa hanno da dire gli spiriti attraverso i tarocchi? Sei stata un po' bloccata ultimamente, ho bloccato. 8 di spade, sta per arrivare una grande felicità dopo un momento in cui non vedevi via d'uscita, Cioè, o sei stata un po' bloccata, o i pensieri ti hanno un po' mangiato la testa, e solo nella mente sta arrivando la felicità. Magari un po' di blocco rispetto ai figli anche. Comunque ne arriva la felicità. Vediamo, ancora. Assolutamente. Guarda, quando esce la giustizia io mi inchino, le cose ritornano a posto. Laddove non c'è stata ingiustizia nella tua vita, si mettono a posto. Anche situazioni legali, anche firme, contratti, una felicità c'è questa felicità che porta a questa giustizia o viceversa. Asso di coppe, felicità, felicità, anche un amore o anche qualcosa che ti fa proprio felice, che ha a che fare o con situazioni anche burocratiche o legali, o legate semplicemente a quelle sensazioni che ti facevano sentire un po', no? Con quell'otto di spade, un po' bloccata o bloccato, frustrata o frustrato. E magari hai avuto, o puoi aver avuto o puoi star vivendo in questo momento delle situazioni di conflitto con qualcuno, di incapacità di intendersi. Allora arriva la giustizia, perché in mezzo c'è la possibilità di o fare pace o di trovare un accordo tra queste persone. Sì, oppure erano agitazioni tue, agitazioni tue. E,
C'è un'apertura del tuo cuore adesso, un'apertura del tuo cuore che porta alla pacificazione. Fate la formula pentacolare magia pratica 11, ragazze mie e ragazzi, se ci sono un po' di tensioni con qualcuno. Entrate subito in questa energia che vi sto leggendo, eh. Vediamo ancora. Quindi arriva la giustizia, la felicità, sviluppo, riconoscimento del tuo potenziale, del tuo valore, resilienza, e quindi successo per la tua resilienza. C'è una riconciliazione, vedo gioia, celebrazione qua, con qualcuno, con delle amiche, con degli amici, magari entri in conflitto con qualcuno, poi si trova l'accordo o c'è una riconciliazione, mi parlano di celebrazione qua, celebrazione, gioia, persone nuove, amicizie nuove. Vedo un riallineamento energetico, il matto appunto, riallineamento energetico, stavo pensando proprio alla carta del matto che è proprio la fede anche nelle nuove conoscenze che stai per fare, E il matto è un nuovo cammino, non sai dove stai andando, ma hai fede nel cammino. C'è un nuovo cammino per te che porterà sviluppo, realizzazione, forza. È molto molto bella questa lettura. Ti sento un po' stanca o un po' stanco, ma questa carta è il 9 di bastoni, la resilienza che abbiamo qua, no? Dopo tanta fatica realizzi questa espressione, questo amore o quello che ti fa felice, vedo qui. 4 di coppe, non ti accontenti più. Nonostante puoi aver avuto dei momenti in cui ti sei sentita un po' di abbassamento d'animo, di non voler scegliere, e quello momento ti ha portato a non accontentarti più, a farti valere, a far vedere il tuo valore, magari ti sei sentita messa da parte da qualcuno vicino a te, oppure c'era un po' di competizione, o puoi viverla in questo momento della competizione o del conflitto con qualcuno, tanto che ti scoraggia questa cosa, no? No, un nuovo cammino si apre assolutamente, che porta o alla riconciliazione con queste persone o a mettervi d'accordo. O erano tensioni tue interne che ti hanno dato un po' di inappetenza emotiva. Vedo stabilità, vedo casa, vedo entusiasmo, incontri, 4 di bastoni, magari incontri a casa tua, incontri a casa di qualcuno, gioia, allegria. È una stesa molto bella, nonostante le fatiche che hai potuto attraversare, il carro, questa è la tua carta, ti vedo piena o pieno di entusiasmo. Questo ti porta anche magari a fare un viaggio con il carro verso una casa o sistemare cose in ciò che riguardano la tua casa, con questa gioia, con questo fermento interno. O magari hai 2 case, sistemare 2 case, non lo so, c'è anche questa possibilità. E qua abbiamo l'amore col paggio di coppe o comunque un movimento emotivo. Fatto sta che questa carta mi parla sia di una persona che magari una persona che ti corteggia, una persona amabile, una persona sensibile che ti è vicino, può essere anche la riconciliazione con un figlio a casa, e quindi la felicità di fare qualcosa insieme, vedo anche qui. Cos'altro mi raccontano? 10 di spade, abbiamo avuto un 10 di spade qua. Allora, se abbiamo avuto una chiusura, una situazione molto difficile, magari ultimamente o nelle settimane passate o nei mesi passati, in questa posizione mi sta dicendo la carta che era una prova per far emergere il tuo potenziale di imperatrice o imperatore. Cioè, è questa una fine necessaria c'è stata nella tua vita, una chiusura necessaria di cicli, una fine necessaria da cui ti sei già spostata o spostato, magari adesso avevi ancora un po' di strascichi. Ma questa fine necessaria era necessaria per far emergere il tuo potenziale. Ok? La torre mi conferma che c'è stata una rottura di schemi, una fine necessaria che ha fatto anche del dolore. Però il dolore, come vi insegno sempre, non arriva per farci soffrire. Il dolore arriva per farci realizzare, per farci espandere. Il dolore è un'energia talmente forte che la mente razionale, vedi 10 di spade, 8 di spade, non la può gestire. Siccome la mente razionale è programmata per controllare e gestire, quando un'emozione, un'energia è troppo forte, la chiama dolore, la chiama negativo.
E siccome il dolore è pura energia, pura forza che vuole espandersi, uscire, allora arriva un evento, la torre, che fa uscire questa energia. Quando la connotiamo come dolore e sofferenza ci fa male. Quindi il dolore non è altro che energia. Tu hai vissuto una fine necessaria che ha portato a un crollo di una situazione che non era più sostenibile per te. Ecco perché c'è tutto questo successo, un nuovo cammino, no? Del matto. Andiamo a vedere l'ultima carta. E qua vedo una stabilità piena col 10 di denari. Vedo anche un'eredità raggiunta, magari da una casa o da degli affitti, mi verrebbe da dire. Stabilità raggiunta, un radicamento, mi parla di stabilità economica, stabilità monetaria, eredità spirituale che si manifesta, che si riversa nella materia, portandoti tanta stabilità e quella sicurezza da cui tu puoi partire per realizzare qualsiasi cosa, no? E questo è anche un successo grazie alla tua resilienza. È una lettura bellissima, ragazze mie, ragazzi, veramente bellissima. Vediamo questi oracoli cosa ci dicono. Uguaglianza. Questo ha a che fare con il 5 di bastoni. I 5 di bastoni sono persone che lottano tra di loro e che hanno ognuno un'opinione diversa, che possono essere le tue stesse personalità interne, che poi si riversano all'esterno con altre persone. E entrambi vogliono vedere riconosciuto il proprio valore. Quindi l'uguaglianza perché ognuno ha un suo valore, che non è screditabile, che ognuno deve avere il suo giusto posto nel mondo. E allora arriva il fatto che tu avrai il giusto posto nel mondo, il tuo posto, ciò che meriti, l'uguaglianza in questi termini. Bellissimo. Vediamo ancora con queste carte. Realizzazione, qua c'è una famiglia e qua progetti, realizzazione familiare e realizzazione di progetti. Perseverando raggiungo tutti i miei obiettivi, questa è la resilienza. Mi dicono che stai raggiungendo tutti i tuoi obiettivi, continua così che stai andando benissimo, c'è realizzazione sia familiare e di progetti, va bene? Ti vedo proprio anche una persona che ti supporta a livello emotivo, può essere una persona più piccola di te, che può essere anche un figlio, o una persona più piccola che ti supporta anche generandoti idee, una persona sensibile, una persona affabile. Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Voglio vedere perché è successa la torre con 10 di spade, anche se te l'ho già detto, ma sapete quanto mi piacciono queste cartine piccoline, dimmi perché. Vediamo. Saltata. Perché sei più capace di quello che immagini, e qua torniamo alla resilienza. Sei più capace di quello che hai sempre immaginato, sei molto più capace e questo ti sta portando a questa grande realizzazione. Bellissimo, bellissimo veramente. Quindi confidate sempre nel vostro potere, ragazzi e miei ragazzi. Confidate sempre, sempre. Vediamo cosa hanno da dire gli oracoli delle porte. In questa realizzazione la porta d'estate mi parla del grano che è maturo per accogliere i frutti di tutto ciò per cui hai perseverato.
mi dà anche un arco temporale, l'estate, in cui si raccoglierà questo 10 denari completo, ma i frutti sono già maturi, c'è realizzazione, c'è incanto, c'è bellezza, c'è questa freschezza, il grano è maturo. Anche questa carta mi parla anche di giustizia, anche legale, o di situazioni legate allo studio a tuo favore, nonostante magari un po' di competizione. Vinci tu, mi dicono, vinci tu, grazie alla tua tenacia. Bellissimo. E vediamo a questo punto cosa hanno da dirti questi altri oracoli. L'accoglienza è come la casa qua. Troverai amore e ti sentirai accolto. Sconfiggerai i nemici e diventeranno tuoi amici. Protezione. Che ti ho detto qua? Che ci sarà una pacificazione con alcune persone che diventeranno tuoi amici, grazie anche per alcuni di voi, proprio perché c'è stato un confronto acceso. E quindi ti sentirai accolto, ti sentirai accolto. Ricordiamo l'uguaglianza, non ti sentirai meno rispetto a nessuno. E questo è bellissimo, veramente bellissimo. Wow, che letture pazzesche. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Virtù. Nulla mi spaventa, riconosco la mia forza interiore. Allora, anche se ti sentivi un gattino, dentro c'è un leone, capito? Ecco perché realizzi questo. Hai delle virtù straordinarie che verranno riconosciute, verrai accolta, verrai accolto e celebrato. E potrai celebrare con le persone a te vicino. Vedo che conosci gente nuova, come ti ho già detto. È una nuova fase della tua vita, è stupenda, dove realizzi delle cose molto importanti, vedo, molto importanti. Vediamo un altro consiglio per te con queste. Spirito della vita, la vita ti sta proteggendo e ti sta portando dove devi essere. Ricorda, non sei mai solo, lo spirito della vita è con te, il mondo si prende cura di te, permetti a te stesso di riposare in questa consapevolezza e senti la leggerezza dentro di te. È una carta di chiusura meravigliosa, molto poetica, è come se seguissi proprio la bussola, no? Se intuitivamente tu seguissi la bussola della realizzazione del tuo sogno, della tua stella, affinché tu possa brillare e condividere con tutte le persone che ami. Quindi, ragazze mie ragazzi, è stupenda questa lettura, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!